Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mia madre mi ha appena cazziato pochi giorni fa perché inizio sempre con la stessa intro. Quindi d'ora in poi inizierò con Good morning guys! From Good Morning Vietnam, Robin Williams. Ok ragazzi, siamo qui oggi per sfruttare il porte aperte di casa Harley grazie alla Speed Shop che mi permette di registrare e di guidare una delle loro moto. Corona un sogno per me, guidare una Street Glide. Purtroppo ancora non la posso possedere perché non me la posso permettere, ma intanto oggi lo sfizio di guidarla me lo tolgo. Tutti sappiamo di che moto stiamo parlando, tutti gli harleisti la conoscono. 400 kg circa di pura ignoranza. Ma non si percepiscono perché il baricentro basso e le ottime sospensioni permettono una gestione durante la guida e soprattutto nelle manovre a bassa velocità veramente ottimale. Non proprio una moto da neofiti, ma è una moto molto intuitiva. A 90 cavalli saranno sufficienti? A questa domanda vi rispondo dopo. Però intanto vi posso dire che sono 90 cavalli e ha una coppia di 168 Nm. Si comporta quasi come un motore diesel, spara tutto quanto subito. Ma poi la potenza non finisce perché abbiamo la marcia successiva e giù di nuovo di potenza. Quindi è una moto veramente fantastica, ottima per i grandi viaggi. L'innovazione più grande si ha con l'infotainment Boombox. Ha avuto delle importanti innovazioni: lo schermo ad alta risoluzione, un Bluetooth che si collega con l'interfono che si può collegare a sua volta la radio con 7 moto fino a 8 km di distanza. Quindi ragazzi c'è da divertirsi con questa moto. La ciclistica bene o male è rimasta la stessa dell'anno scorso, ma ora ci giriamo, andiamo alla Speed Shop qui dietro e andiamo a guidare la nostra street. Ragazzi ci siamo, sto per salire sulla street, ho le gambe che mi fanno Aldo, Giovanni e Giacomo. Devo prenderci la mano perché ho un cambio a bilanciere. Abbiamo la musica qua. Vai di prima. Ho sempre la famosa fucilata clutch. Ci siamo. Prima impressione subito a bassa velocità. 400 kg si sentono. Oddio. Torniamo a noi che dobbiamo fare un test ride. Siamo in seconda, bassa velocità. La moto, nonostante i suoi 400 kg, va che è un piacere ragazzi. L'agilità ne ha da vendere. Sentiamo in seconda, apriamo gas. Madonna, tira, da tutto subito. I 168 Nm dicono noi siamo pronti, apri gas che scateniamo la belva. Perché non l'ho guidata prima? Perché? 29.000 euro per questa moto, ce li spenderei? Cazzo, sì, ce li spenderei. Purtroppo anche questa moto qua, Harley di serie, ha un sound alquanto strozzato. Non oso immaginare una cilindrata del genere che rumore, che sound, che voce possa avere. Come vi dicevo, questa è la novità più importante, l'infotainment Boombox. Ha il collegamento con altre 7 moto, quindi si può avere una motoconferenza fino a 8. Ha anche il controllo via GPS, che vuol dire che con la moto a distanza, collegandola tramite l'app, possiamo sapere se qualcuno ci sta toccando la moto, la sta alzando, la sta spostando, ma non solo, possiamo anche andare a controllare quello che sono i parametri del gonfiaggio ruote, lo stato di usura, tantissime informazioni. Siamo in terza, premo gas e la moto va che è un piacere. La domanda di prima, 90 cavalli sono abbastanza? Secondo me sì, anche a pieno carico, ovvero zavorrina, tour pack montato e tutte quante le valigie piene, questa moto va che è un piacere, perché se sono gestiti da un motore performante con una cubatura sufficiente a domarli e aprirli e a farli sfogare tutti insieme, non saranno mai pochi. Altra novità, abbiamo il traction control con mappa selezionabile Rain, quindi possiamo anche andare a gestire quella che è l'erogazione di potenza sulla moto. Le good vibration si percepiscono? Nì. Purtroppo rispetto alle annate precedenti stanno pian piano scomparendo, ma questo è dovuto al fatto che le normative Euro chiedono sempre dei motori più dolci nell'emissione di CO2 e questo purtroppo va ad ammazzare questo aspetto. Soprattutto per noi harleisti una parte fondamentale è l'anima della nostra moto. Vai di musica! Questa moto nei 29.000 euro offre le 2 borse laterali, non offre quello che è il tour pack. Si può andare a ovviare a questo problema andando a fornirsi
di un sissy bar a sgancio rapido. Su questa moto questa strada è mia, perché questa è la sensazione che trasmette la Street Glide. Aprendo il gas dice: andiamo, ti vuoi divertire? Divertiamoci. Io so essere comoda e docile, ma so anche essere stronza e cattiva se tu apri il gas e mi chiedi la potenza. E questo non è poco, perché questa potenza si va a rendere fondamentale nel momento in cui si viaggia in due carichi. La frenata qui tende a essere una nota dolente, ma non su questa moto. Su tutte le Touring, che siano Harley, che siano Indian, che siano Honda Touring di una stazza del genere, nella frenata va a incontrare una piccola nota dolente, perché una massa di 400 kg che si sposta tende a rendere la frenata abbastanza impegnativa e importante da gestire. Con i suoi freni da 330 anteriori si gestisce veramente, ma veramente bene. Questo motore ha un limitatore impostato sui 5500 giri. Intorno ai 4000 cominciamo a percepire quello che è il calo di potenza. Ecco perché prima vi dicevo che lavora come un diesel. Questo significa che la moto dà tutto subito, come è consuetudine per una qualsiasi Harley, e poi pian piano tende a perdere potenza, ma non è un problema, c'è sempre la marcia successiva. Supera le macchine alla sinistra tranquillamente, anche se lo spazio è relativamente stretto, quindi è una moto che nel traffico, nonostante la sua stazza, può dire la sua. Piano piano mettiamo la prima, gioco frizione gas, e ce la possiamo fare lo stesso, ragazzi. Porca miseria se può dire la sua. Purtroppo, ragazzi, questo test ride è finito e devo andare a parcheggiare la moto. Ok, dobbiamo salutare la Street Glide e dire ci vediamo quando potrò permettermi di prenderti. È giunto il momento delle conclusioni, ragazzi. Mi pongo le mie domande. Ti è piaciuta? Sì. Il motore ti ha stupito? Devo dire sì, perché i suoi 90 cavalli mi sembravano pochi sulla carta, ma in realtà all'atto pratico sono abbastanza per la massa della moto. L'agilità ti ha stupito? Sì, perché il baricentro basso e le sospensioni anteriori e posteriori insieme lavorano per permettere alla moto di non far sentire i suoi 400 kg. La tecnologia finalmente sta arrivando anche in casa Harley, a livello motoristico ma anche a livello di gestione di elettronica, che è una cosa veramente molto buona, perché porta Harley ai livelli della concorrenza. Ma allora, la comprerei? Certo che la comprerei. Se potessi permettermela, mi vedreste qua accanto con Noise e di qua con la Street Glide. Per oggi non me la posso permettere, però vi dico, se potessi, ora sei dentro alla Speed Shop a comprare la mia Street Glide Total Black con Tour Pack annesso, perché secondo me il Tour Pack è un elemento fondamentale da mettere su questa moto, e quindi forse comprerei l'Unlimited. 10.000 euro in più, è un investimento che ne vale la spesa. Se avete in mente di comprare una moto da godere insieme a vostra moglie o alla vostra fidanzata, compratela. Fate questo investimento, 29.000 euro si ripagheranno nel corso degli anni, perché queste moto, se tenute bene, ne fanno centinaia di migliaia. Non preoccupatevi, perché a 40.000 km una moto Harley e anche altre marche hanno appena fatto il rodaggio. Purtroppo questo test ride è finito, devo salutare la Street Glide, ma non sono triste, perché torno da Noise e la vado a abbracciare forte, il mio grandissimo amore. Ragazzi, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao!